Ciao ragazze, ciao ragazzi e bentornati nuovamente nel mio canale, mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme a creare queste bellissime altre zucche. Una è stile shabby chic con il pizzo, mentre l'altra è un po' simile a quelle precedenti, però come puoi vedere rimangono più grandi. Mi raccomando, iscriviti al canale, lasciami un commentino, fammi sapere qual è quella che ti è piaciuta di più, quindi lasciami un bel commentino, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, e poi lasciami anche un bel hype, non costa niente, tutto gratis, però aiuti il mio canale a crescere sempre di più, per cui a salire in classifica, e io ci sto veramente mettendo tantissimo impegno, anche perché queste sono delle simil live, quindi una nuova tipologia di video, quindi ci tengo particolarmente che i miei video vengano trovati e visti da più persone possibili. Adesso andiamo a vedere come realizzarle e poi ci vediamo dopo. Per fare questo progettino avrò bisogno allora di un tessuto, in questo caso ho utilizzato questo cotone e come puoi vedere la grandezza è maggiore rispetto alla precedente. Come dimensioni 30 di diametro. Ne realizzeremo due diversi, ok? Poi abbiamo le foglie che ho fatto l'altra volta, ti ho fatto vedere il tutorial come realizzarle, due bacche di, non so se si chiamino bacche, comunque di cannella, un tronchesino, perché mi servirà per tagliare questo filo metallico che trovi tranquillamente anche dai cinesi o comunque anche online, e mi servirà per fare una decorazione che abbiamo fatto anche l'altra volta, però la rifacciamo anche oggi. Poi la colla a caldo, macchina per cucire non ce n'è bisogno, e poi puoi utilizzare tutto quello che vuoi. Qua ho messo varie cose che possono essere nastri, nastrini, poi lo vediamo insieme. Qua ho messo da parte questi che sono dei rimasugli, quindi utilizza sempre dei rimasugli, perché questo è un rimasuglio di un nastro di pizzo, anche questo è un rimasuglio di un nastro di pizzo, anche questo qua, questo, cioè conserva tutto e poi si utilizzano tutti per questi progetti che puoi utilizzare per tutti questi progettini molto semplici da utilizzare sia per questo periodo che per Natale, poi ne faremo anche per Natale. Andiamo subito. Ci servirà ovviamente anche del filo, come l'altra volta, filo in tinta. Io utilizzo questo della Gutermann, mi trovo molto bene con questi, almeno per cucire a mano io uso sempre e unicamente questi e non mi hanno neanche pagata. Prendiamo un ago, filo, l'ago, le forbici ovviamente, lo metto in doppio e lo andiamo a cucire a mano. Mettiamo al rovescio e iniziamo, come l'altra volta, a fare dei punti filza. Non c'è bisogno di farli particolarmente ravvicinati questi punti filza, perché comunque non dobbiamo fare chissà quale ricamo o decorazione particolare, quindi questo ormai l'abbiamo capito perché ti ho fatto vari tutorial. Questo è l'ennesimo. Ovviamente ti servirà anche dell'ovatta, che non ti ho fatto vedere questa volta, ma poi dopo la usiamo, quindi non c'è nessun tipo di problema. L'ago, come puoi vedere, sto utilizzando un ago che rimane molto lungo, perché quando devi fare delle imbastiture, come in questo caso poi alla fine è un'imbastitura così lunghe, ti conviene utilizzare un ago che sia il più lungo possibile, più che altro per velocizzarti il lavoro. Perfetto. Iniziamo ad arricciarlo, perché non ho tagliato, contrariamente a come faccio sempre, che taglio sempre gugliate lunghissime di filo. Arriviamo alla fine, vedi? Però non chiudiamo subito, ma ci mettiamo la nostra ovatta, la mettiamo all'interno, ok, ok, perfetto. Ops. È un pochettino scarno all'interno, quindi ne mettiamo altro
ok, che non è abbastanza bello pieno come piace a me, una bella pallina. Allora, così diciamo che può andare anche bene. Come abbiamo fatto l'altra volta, lo fermiamo in questo modo, ok? Andiamo dall'altra parte, facciamo delle cuciture per bloccare. Ecco qua. Ah, facciamo un bel nodo per fissare bene bene questa parte, ok, e tagliamo. Adesso ci prepariamo questo qua, questi un pochettino più grosso rispetto a quello che abbiamo usato l'altro giorno. Allora lo tagliamo più o meno così, ok, ne facciamo magari due, ok. Allora posso anche fare così, inizio da questa parte qui, inizio a girare così, ok. Devi girare, mi raccomando, tenendo il più possibile stretto. È lo stesso metodo dell'altra volta, però ok. E poi ricominciamo ad annodare. Questa è una lana grossa che avevo in casa, niente di che, nulla di straordinario. Non voglio essere neanche particolarmente precisa. Qua ci mettiamo un altro goccio di colla per bloccare questa parte. Ok, così. Ok, ci ho messo la colla qui, eh. Facciamo super veloci, za za za, ritorniamo indietro, in modo tale che diventi bella grossa. Il picciolo, questo non è un picciolo, però per fare il picciolo possiamo fare tanti modi comunque, come in questo caso. Puoi fare anche il picciolo fatto così, facendolo ancora più grosso. Il primo è stato fatto. Adesso facciamo il secondo, con la stessa tecnica. E adesso iniziamo una cosa che mi piace tanto, che è quello di arrotolare questa parte che ho appena fatto. La arrotoliamo nelle dita così, ok? Nel dito, in questo modo. Ok, poi lo sfiliamo, come vedi rimane questa che è veramente troppo carina. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, lo facciamo così, sempre con il dito, vedi? Ok, sfiliamo e zacchete. Guarda che carino. Poi lo possiamo modellare come vogliamo alla fine. Troppo, troppo carino. Iniziamo a decorare, quindi abbiamo questi due, iniziamo con l'acqua al caldo, attacchiamo qua questo, l'abbiamo messo al centro, lo facciamo bello così, sempre con la colla a caldo, attacchiamo queste parti qua, così, così. Questo ovviamente è come lo sto decorando io. Poi abbiamo le foglie che abbiamo fatto l'altra volta, mettiamo una foglia qua. Allora, scegliamo quale vogliamo fare come parte del davanti. Mettiamo qua il pizzo, facciamo un nodino,
ok, così, e poi facciamo un fiocchetto, così. Questo lo faccio così, in modo tale che si vede il pizzo nella parte, ecco, così. Così. Alla fine la foglia non si vede, peccato, le togliamo, dai, la mettiamo da un'altra parte. Guarda che carino, guarda che carino, delizioso. Rimane bello grande, come puoi vedere, vedi? Molto più grande rispetto agli altri. Poi qua ci possiamo mettere un qualcosa di carino. Attacchiamo altre foglie. Non bisogna mai, mai, mai buttare nulla. Tipo tutto, tutto, tutto. Riutilizzare. I fiocchi si possono fare anche così. Ti insegno a fare i fiocchi. Fai due parti così uguali e poi li incroci in questo modo. Questo lo fai entrare qui. Zac. Ok. E poi puoi modificare la grandezza del fiocco come lo vuoi. Sempre goccio di colla, ecco qua, doppio fiocco, guarda che carino, possiamo mettere un bottoncino che ricorda l'arancione, cioè più che ricorda, che riprende il colore dell'arancione. C'è bisogno di cucire tutta colla a caldo, guarda che carino, un po' ricco, un po' ricco, questo ho voluto proprio esagerare, veramente molto carino. Quindi abbiamo decorato, come puoi vedere, veramente stupendo, troppo troppo bellino, veramente troppo troppo bellino, eccolo qua. Adesso andiamo a decorare l'altro, perché avendone tagliato due pezzi, vedi? Adesso facciamo l'altro, lo decoriamo insieme, te lo faccio diciamo più velocizzato. Consiglio, io non ho ancora terminato il secondo, puoi aggiungere una di questa linea del Coccolatevi, che è un profumatore per biancheria e casa, la vaniglia, e possiamo metterne un pochettino all'interno per profumarlo all'interno, anche se io utilizzo un'altra tecnica per profumarli, ma la vediamo alla fine del video. Ho deciso di attaccare un pizzetto di scarto che ho trovato tra tutte le mie cose. Allora, cosa faremo? Lo voglio attaccare qua, in modo tale da renderlo sciccoso e anche diverso rispetto all'altro. Lo posso fare anche con l'ago e filo, però lo faccio proprio vedere alle principianti. Mettiamo un goccetto di colla qui. Allora, io ho scelto questa parte perché rimane un po' con dei volant, piccoli volant. Lo giriamo leggermente qui, ecco qua, e poi lo attacchiamo dall'altra parte, sempre con la colla a caldo, ecco qua, e poi facciamo una sorta di pieghe. Mi raccomando, aiutati sempre con una spatoletta tipo questa che sto usando io, perché sennò ti potresti bruciare. Vedi? Facilissimo. Delle pieghe. Tutte intorno, in modo tale che si formi, vedi, una sorta di volant. E piano piano attacchi la colla a caldo, continuiamo, meravigliosa, un po' più chic, shabby chic. Poi ho trovato questo bellissimo fiocco
che avevo utilizzato per decorare un'altra cosa, poi l'avevo staccato, che sta benissimo perché è stile proprio shabby chic. Mettere qua, vediamo un po', però dopo. Prima di tutto devo mettere questi anche, fissiamo qua con la colla. Poi abbiamo preparato l'altro e facciamo la stessa identica cosa. Allora, vediamo un po' come fare. Guarda che carino. Colla e lo mettiamo così. Tra l'altro ho utilizzato due lane diverse che ho anche terminato. Sono contenta perché non proprio lane di scarto. Guarda che carino. E quella, la ciliegina sulla torta, alla fine è il fiocchetto. Vedi? Queste sono delle forbici fantastiche che ti consiglio di comprare perché fanno, vedi? Sembra una, sono fatte così, vedi? E ti fanno l'orlo degli smerli. È veramente troppo bellino. Non voglio che si copra troppo il pizzo, quindi lo mettiamo così. Cioè, più è antico e rovinato e meglio è. Se le vuoi fare shabby chic. Che bellino. Adesso lo posso anche un po' tirare, in modo tale che si veda bene tutto il volant, vedi, della mia zucca. Guarda che carina. Quindi con lo stesso, come puoi vedere, la stessa tipologia di tessuto, alla fine abbiamo fatto due che sono comunque diversi, vedi? Tra l'altro, ti volevo dire anche che puoi profumare, crearli come profumi ambienti oppure profumi armadi. Come faccio? Io utilizzo questa marca di coccolattevi, siccome come puoi vedere è, adesso non so se questo sì, sì, vabbè, ha questo tappo che non mi piace, allora io cosa faccio? Ho comprato questi, vedi, che sono a spruzzo, lo metto all'interno, li puoi comprare ovviamente anche più grandi, li metti all'interno così, questo vabbè è piccolissimo, così, poi ci metti il cappuccio, ecco qua, mi piace sia questo è la vaniglia, mi piace molto anche quello, la profumazione che è al muschio bianco se non sbaglio, e poi fai così, guarda, ce lo spruzzi anche qua, sul davanti e anche sull'altro lo mettiamo. Così magari se lo metti in una stanza te la profuma. Conoscevi questo trucchetto? Secondo me è una buonissima idea. Ecco qua le mie deliziose zucche terminate. Fammi sapere quale ti piace di più, se quella shabby chic o quella, diciamo, semplice, senza pizzo. Si potrebbe realizzare anche tutta in pizzo, cioè con doppio tessuto. Mi piacerebbe anche farla, lasciami qui nei commenti se ti piacerebbe che te lo facessi vedere con un tutorial. A me son piaciute tantissimo, la mia preferita è questa, che ho creato proprio sul momento. Questa un po' era un po' preparata, questa invece è più, diciamo, nel mio stile, con il pizzo, veramente molto molto carina secondo me, fammelo sapere nei commenti e io ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale, lasciami un bel like, quindi un bel pollice alzato, un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata e poi un bel like. L'hype serve per fare in modo che piccoli canali come il mio possano essere conosciuti sempre di più, quindi ti ringrazio veramente tantissimo se lo farai. Poi fammi sapere anche nei commenti quali sono i video che ti piacerebbe più vedere, quali sono i video a cui tu sei interessato o interessata. Questi sono molto carini anche perché poi ci teniamo compagnia durante la sera. Per me queste sono quasi come delle live e fammi sapere, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!